il nome P4 va ad indicare la potenza della batteria, non è altro che un sistema di misurazione della pressione nel sistema CGS. 2-3 e tiene botta. La presa con cui viene alimentato. Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Questa sera siamo qui perché vi voglio parlare di questi due articoli che mi sono appena arrivati, li ho appena ritirati dal corriere. Si tratta di due compressori elettrici della Lexin P4 e Lexin P5, questi sono i nomi di questi due modelli, ma adesso, bando alle ciance, andiamo diretti al nocciolo della questione, iniziando innanzitutto ad aprire la confezione a vedere cosa c'è dentro. Iniziamo dalla P4, quindi prendiamo la P5, la mettiamo da parte, la vedremo dopo. Iniziamo dalla P4. Allora, vado ad aprire quella che è la confezione della Smart Pump 4. Innanzitutto, il nome P4 va ad indicare la potenza della batteria, che è data da 4000 mAh. Apriamo la confezione, eccola qui. Allora, questo è il compressore, è contenuto in questa piccola cellophane. Quindi questo è il compressore e poi insieme al compressore viene fornito di una custodia sicuramente comoda e sicura per il trasporto, un cavetto USB di tipo C per ricaricarlo, degli spilli, c'è uno spillo per il pallone da calcio, uno spillo per la bici e un altro spillo eventualmente per altri accessori, come ad esempio può essere un canotto, un materassino, e ovviamente il tubo che ci occorrerà per gonfiare il nostro pneumatico. Ovviamente il tubo va infilato qui, questo andrà ad ancorarsi alla valvola del pneumatico, oppure ci mettiamo l'ago del pallone da calcio, andremo a gonfiare il pallone da calcio piuttosto che il materassino, quello che è. Ovviamente all'interno della confezione c'è anche l'immancabile libretto di istruzione con anche la lingua italiana. Torniamo al nostro P4. Allora, innanzitutto il display è coperto da questo cellophane che io lascio a protezione e poi c'è la pulsantiera con un tasto centrale. Tenendolo premuto il compressore fa un check, mi dice lo stato della batteria. Questi due pulsanti meno e più serve ad scendere o ad aumentare la pressione a cui io voglio gonfiare il pneumatico. Ci sono le diverse misurazioni che io posso utilizzare per misurare. PSI, che non sono altro che le libre per pollici quadrato, bar, che è quello che usiamo noi generalmente per gonfiare il pneumatico, non è altro che un sistema di misurazione della pressione nel sistema CGS o Gauss, e poi infine abbiamo kPa. kPa è una sigla che indica kilopascal, è un multiplo del pascal, come dice il nome stesso, è un'unità di misura della pressione nel sistema internazionale. C'è quest'altro pulsante che indica la luce, che è estremamente comodo perché a seconda di come io lo vado a pigiare fa sia l'effetto strobo, ma fa anche la luce fissa. Adesso si spegnerà, effetto strobo, adesso si spegne. Adesso la riaccendiamo, la luce fissa che mi può essere utile nel momento in cui io vado a gonfiare la gomma e c'è poca luminosità, mi torna utile. Tenendo premuto fa un lampeggio, tenendolo premuto ulteriormente passa all'effetto strobo. Premo ancora e si stoppa. Ok, per attivarlo è abbastanza semplice, si preme il tasto centrale, questo qui, e lui partirà a gonfiare. Tramite questo tasto in alto a sinistra posso modificare, ovviamente passare da un indice di misurazione all'altro, e nella parte bassa del display, come potete vedere, si passa dall'auto alla moto, alla bici e al pallone, oppure che può essere anche indicato come un gonfiaggio manuale. Una volta attivato, un clic, il compressore si attiva ed arriva alla pressione a cui io ho tarato lo strumento. Premendo il tasto centrale più a lungo, ovviamente il compressore si spegne. Le dimensioni sono estremamente contenute, parliamo di 15 cm e mezzo per 6 di larghezza e 4 di profondità. Il peso, adesso lo andiamo a misurare, il peso del compressore del P4 è esattamente di 426 grammi, quindi è estremamente contenuto come peso ed estremamente contenuto anche come dimensione.
Il corpo, il materiale con cui è fatto questo compressore è in plastica, di plastica robusta, e al tatto mi sembra anche di una buona qualità. Il compressore ovviamente viene alimentato col suo cavetto USB con presa C, e di fianco alla presa con cui viene alimentato c'è un'altra presa USB con la quale è possibile caricare eventualmente il cellulare, le batterie del drone, qualsiasi cosa, perché oltre a essere un compressore è anche un ottimo power bank. Credo di avervi detto tutte quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto. Adesso faccio un po' di ordine e passiamo al Lexin P5, che è il fratello maggiore di questo qui. Datemi 2 secondi che sistemo tutto e proseguiamo col P5. Eccolo qua, Lexin P5 Pump Smart. Se P4 è 4000 mAh, il P5 sarà 5000 mAh. Questo è giusto per farvi un'introduzione, ma andiamo per gradi. Allora, anche qui, piccolo unboxing veloce, apriamo e mi aspetto un packaging come quello di prima. Allora, l'immancabile libretto di istruzioni ed eccolo qui. Troviamo un packaging molto simile a quello di prima, quindi ecco il compressore. Questa volta al posto della plastica troviamo un alluminio nero satinato e all'interno della confezione l'immancabile sacchetto, la custodia, molto utile, il cavo USB-C con cui caricare il compressore, il tubo con il quale possiamo collegarlo ai pneumatici, e troviamo un ago per gonfiare i palloni e una riduzione per le gomme della bicicletta. Fine del packaging. Il packaging è tutto qui. Il display è molto simile al precedente, quindi clic sul tasto centrale, fa un check e si attiva. Mi dà lo stato della batteria, adesso è carica, quindi è verde. Se non fosse carica il colore sarebbe arancione. Qui trovo invertiti semplicemente i tasti, il più e il meno che prima trovo da questo lato, adesso li trovo di qua, quindi con il tasto di sinistra in basso diminuisco la pressione, col tasto in alto aumento, con il tasto in alto a destra vado a verificarmi sia le unità di misura sia l'utilizzo. Questo è il manuale, qui c'è indicato il pallone, qui c'è la bici, qui c'è la moto, e qui c'è l'auto. Tenendo premuto il tasto della luce mi va in modalità torcia. Eccolo qua. A differenza di prima, qui non ho l'effetto strobo o l'effetto lampeggiante. Poco male. Pigiando il tasto centrale in maniera più prolungata vado a spegnerlo. Se premessi una volta soltanto andrei ad attivarla. Per quel che riguarda le dimensioni di Smart Pump 5 parliamo di 16 cm per 6 per 3,5 ed un peso di 512 grammi. Credo di avervi detto tutto su questi due prodotti della Lexin. Adesso mi cambio, saliamo in sella ed andiamo a vedere sul campo l'effettivo funzionamento di entrambi questi prodotti. Vi avevo anticipato che avremmo fatto anche una prova reale, vera, per vedere come reagisce questa Smart Pump della Lexin. Inizieremo con la Smart Pump P4, che è quella da 4000 mAh, e iniziamo a vedere come carica e il tempo che impiega per gonfiare una gomma del GS. Adesso andiamo per gradi, smontiamo le borse e sgonfiamo le gomme. Ok, quindi adesso andiamo a sgonfiare il pneumatico, lo sgonfieremo un po' e vedremo poi i tempi che si impiega per gonfiarlo. Quindi iniziamo a verificare la pressione a quanto è adesso. Allora, prendo Smart Pump P4 e vado a collegarla. Ok, ho sgonfiato un po' la gomma, vediamo di agganciarci la P4, che è la pompa più piccola. Eccola qui, ho agganciata e in teoria adesso dovrei leggere la pressione. Ovviamente c'è la luce, non vedete bene, comunque la pressione della gomma è a 1,70. voglio mettere 2,70, vediamo se arriva a 2,70, anzi 2,90. Siamo a 2,78, 2,84, 88, 2,90. Vediamo adesso la pressione attuale della gomma è 1,75. Voglio portarla a 2,90, vediamo quanto tempo impiega. Questa, ve lo ricordo, è quella più piccolina, è la P4. Siamo già a 1,90. 1,92. Carica ben più veloce di quello che mi aspettavo, sinceramente. Non può essere considerato come un compressore quelli ad aria, ovviamente. Siamo già arrivati a 2 bar comunque. Lasciamolo andare
e vediamo un po'. Due 10, due 15, due 20. Il display si legge poco perché c'è un sole abbastanza intenso in questo momento. 2,26 e la batteria segna ancora carica tutta. Siamo a 2,32 e la batteria è ancora carica. 2,40 quasi, 2,37, 2,38, 2,45. Non voglio interrompere il video perché vorrei farvi vedere nella realtà quello che è il tempo in cui ci arriva. Poi magari poi lo velocizzerò un attimino, però volevo farvi vedere nella realtà quelli che sono i tempi. 2,54, 2,55, a 2,90 in teoria si dovrebbe stoppare da solo. Questo ve lo ricordo è quello più piccolino, questo è il P4. Poi risgonfierò la gomma e proveremo con il P5, che è quello a 5000 mAh. 2,78, 2,68, 2,69, 2,70. Due 78, due 83, due 88, quasi, siamo quasi ragazzi, adesso dovrebbe stopparsi. Perfetto, fa quello che diceva di fare sulla carta. Adesso faremo altro che staccarlo da qui. Boom, la nostra gomma è carica, quindi il P4 è promosso, la batteria, adesso qua un po' metto da questo lato, forse adesso vedete meglio, la batteria è completamente carica, adesso è 0, 2,90 è quello che gli avevo impostato io. Adesso proveremo a farlo con il P5, la batteria è ancora carica, quindi anche il rendimento della batteria diciamo che è un'ottima resa. La gomma non era sgonfia tutta quanta, però è ora 1,70, insomma ha lavorato per 1,20 bar. Se calcolate che la batteria è ancora piena riusciamo a fare ampiamente altre ricariche. Questa è la Smart Pump P5. Adesso torneremo a sgonfiare il nostro pneumatico per poi tornare a rigonfiarlo. Agganciamolo, ok, agganciato, accendiamolo, ok, scegliamo la moto, è a 1,5, la portiamo a 2,9, go. Vediamo quanta batteria avrà. Questa stranamente mi segna un po' scarica, già me la segna scarica, non so per quale motivo, ero convinto fosse carica del tutto, ma vediamo se ce la fa. Magari non l'ho fatta caricare a dovere, ero convinto fosse integra la batteria, ma a quanto pare non lo è, perché il display me lo dà arancio, però magari riusciamo a gonfiarlo ugualmente. Da 1,5 già siamo arrivati a 1,8, 1,9, lasciamolo lavorare. 2,3 e tiene botta. 2,4, secondo me riusciamo a gonfiarla tutta quanta, nonostante non fosse al 100% la batteria. 2,7, dai che ci riusciamo.
arriviamo a 2,9 tranquillamente, secondo me. Vi ripeto, non potete pensare di gonfiare con la stessa velocità che avete con l'aria compressa o con altri tipi di compressori. Considerate però l'utilità di questo tipo di compressore elettrico, che funge sia da power bank e sia da compressore, insomma, e poi anche poco ingombrante, molto molto piccolo, si riesce tranquillamente a trasportare ed è veramente utile e comodo. Non pensavo neanche fosse, tra virgolette, passatemi il termine, così veloce. Eccolo qua, 2,9 l'ha raggiunti nonostante la batteria non fosse piena. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Anche la prova della realtà la superate alla grande. Entrambe le smart pump hanno fatto egregiamente il loro lavoro, sia la Pump Smart P4 sia la Pump Smart P5, quindi per me sono entrambe promosse. I tempi, come avete visto, non sono velocissimi, ma considerate che sono pompe elettroniche. Vi ricordo, una costa sulle 55-56 euro e l'altra 76-77 euro. Di entrambe vi lascio il link di affiliazione in descrizione. Link di affiliazione vuol dire che se voi comprerete da quel link avrete uno sconto e a me verrà riconosciuta una piccola commissione. Diversamente siete liberi di comprarla dove volete, come volete. Per me l'importante è esservi stato utile in qualche maniera e avervi dato il mio parere su questi due prodotti che reputo comunque utili, comodi e indispensabili per chi va in moto, perché la foratura è sempre dietro l'angolo. Che cosa dire? Vi ringrazio, siete arrivati fin qui, se non avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!